Le regole così cambiate all'ultimo. Hanno fatto tutti come volevano. Il continuo della guerra con Francesca. La sfida sarà fare tutti i disegni dell'Inktober. 16 disegni in 2 ore, 5 minuti a disegno. E ogni 3 disegni ci sarà il momento dei punteggi. Let's go. Partiamo subito a bomba. Il 16° giorno è Fowl, pollame, pollo, uccello. Mettiamo il separum. Ogni 5 sub pescheranno un imprevisto della ciotola. Questi imprevisti saranno basati sulle precedenti sfide che sono state fatte sul loro canale. Siete pronti? Vi do il timer. 3, 2, 1. Dai, quello che vuoi, noi sto già disegnando. Cavolo, è vero, ma manca pochissimo. Con 3 minuti e mezzo. Cacchiarola. Stop! Si parte immediatamente con il prossimo tema. 17° giorno, il tema è salti. I salti in alto? Salato, salato. Salato? Significa anche qualcos'altro? Significa anche che dovete pescare un bigliettino per il prossimo imprevisto. Meno male, non avevo idee. Vai. Disegnando partendo da uno scarabocchio. Oh, non essere cattiva, Ma cosa? Ma perché me l'hai fatto così? E stop, salti, completato. Prossimo tema e ultimo di questa prima tranche, prima delle votazioni. La parola è scrape. Scrape, ovvero raschiare, scrostare, grattare, cose di questo tipo. E si parte. Io sono disperata, non so tu. A chi lo dici? Stop, fine. Francesca, tu come ti sembra che sia andata questa prima tranche? No, uno schifo. Uno Skype? Prima parola qual era? Fowl, pollame. Allora, 3, 2, 1. Dammi tutti i soldi che hai. Vedo che abbiamo pensato la stessa cosa, di unire i polli alle lame. Io mi sono immaginato appunto questo guerriero come se fosse di una scheda di un gioco di ruolo. Ovviamente l'intelligenza, essendo un pollo, manca. Anche il mio è un gioco di ruolo dove sono tutti polli. Nel tuo mi piace il tratto tremolante. Mi piace questa fascia che non si sa esattamente. Cioè, gli arriva così sul naso, Esatto, sì. sul becco, poi. È un po' ladro. È un po' ladro. Allora, la mia votazione va a Rick perché mi ha richiamato la spada di Cloud in Lo sapevo. Final Fantasy VII. Mi ha fatto ridere troppissimo gli occhi e l'espressione. Mi hai rubato il commento che stavo per dire anch'io Final Fantasy, quindi anch'io sono per Rick. Lavinia? Copio e incollo i commenti. Il mio voto va a Rick perché è mortale, troppo divertente. Si inizia bene, come mi sembra un déjà vu questo, però. Ragazzi, che dire? Possiamo anche andarcene a casa. Ciao. Speriamo non finisca allo stesso modo. Poi la seconda parola qual era? Salty. 3, 2, Salato. 1. Sì, ma qua mi hai fatto una roba che veramente era impossibile. No, ma infatti sei stato bravo. Io l'ho fatto diventare una saliera. E questa qua è invece io e le mie perversioni. Il nuovo episodio. Nonostante questa qua sia un'abitudine che comunque fa male alla salute, lei non riesce a farne a meno. Mi piace di più il disegno di Fra, sempre per questa sua cosa di mettere prospettive. Riccardo però aveva lo scarabocchio più difficile e ha fatto comunque un bel disegno. Quello di Rick è OnlyFans di Inktober. Mi sento di dire Francesca perché mi ricorda più il tema salato. A me piace di più come ha sviluppato il tema Riccardo, perché è meno prevedibile, forse è un po' più what the hell is going on. E in più il personaggio ha un dettaglio che è il mio punto debole, che è il fiocco sulla pelle. No, dovevo mettere il fiocco. Io preferisco premiare invece quello di Francesca, quindi dare il punto a Fra, perché secondo me il suo disegno è più in linea con la richiesta. Quindi 1-1. Prossima parola era scrape. 3, 2, 1. Bello il tuo. Mi sono immaginato appunto da una ferita ci fosse questo mostro che è tipo il virus che passa dalla ferita, no? È suggestivo come disegno. Oh, sono contento che ti figo. piace. E questo qua però è così carino. Riccardo, a modo suo, è riuscito a rendere il tema in un modo che non mi aspettavo, quindi il mio punto va a lui e ha fatto anche un bel
disegno. Che a me piace molto di più quello di Riccardo, però effettivamente non ci vedo tanto la schiatura, il graffio, eccetera. Se si fosse visto su che parte del corpo, dove era questa cosa, magari non sembra tipo un foro in un muro o qualcosa del genere. Perché non può esserci un graffio in un muro? Magari è in un muro! Va bene, comunque farò di nuovo pareggiare, la vigna di nuovo tutto su di te. Il mio punto va a Riccardo, in quanto guardando il disegno si capisce tantissimo il fatto che ci sia questa lacerazione, si vede questo mostriciattolo, sembra quasi un fantasmino che esce. Anche il disegno di per sé, oltre l'idea, lo metterei come sfondo del cellulare. Nuovo sfondo sul cellulare. Contattate Lavinia per farvelo dare. Quindi un punto per Fra e 2 punti per Rick. Ok, devi continuare così, Riccardo, devi continuare così. Ce la puoi fare. Devi continuare così. Seconda tranche, 19° giorno, il tema è ponytail, ovvero coda di cavallo. E Prossimo imprevisto. disegnalo come se fosse un cibo. Si parte, via. Adesso anche Fra fa i disegni sexy. È molto debatable, ma va bene. Stop. Fine del tempo. Prossimo tema, 20° giorno, bluff. Da bluffare, ma può voler dire anche scogliera, promontorio. Cosa? - 40 secondi restanti, concentrazione palpabilissima. E stop, terzo tema, che corrisponde al 21° giorno. La parola è bad dog. Cane cattivo. Immediatamente 5 minuti. Da un lato abbiamo Francesca che vive dei reel dei cani che ci mandiamo, dall'altro però Riccardo ha fatto il video disegno cani per 30 giorni. A modo loro hanno un vantaggio. Ci stiamo avvicinando alla fine di questa seconda tranche. Stop. Come pensi di essere andata, Francesca? Le idee c'erano, ma la realizzazione no. Anch'io avevo delle idee, soltanto che in 5 minuti non sono riuscito a farmele venire e a realizzarle allo stesso tempo. 19° giorno, ponytail. 3, 2, 1. Sono orsetti gommosi. Te la sei scampata così col copia e incolla e il cambio colore. Lo so, ma comunque ho dovuto fare un pony. Mi piace molto il tuo, è molto carino, è bella l'idea della ponytail sul gelato. Sì, che mi immaginavo sta. appunto il cono gelato, che però c'è una pallina che sempre si scioglie e lasciando le macchiette va al lavoro. A me piace molto quello di Francesca, mi è piaciuta l'idea, ha catturato la mia attenzione. La crocetta. Io ho delle critichine da fare per entrambi. Rick, mi piace moltissimo l'idea del gelato che si scioglie per creare la coda. L'unica cosa che forse è uno degli elementi meno distintivi del disegno. Sai qual è il dettaglio che non hai visto? Che c'ha le mani a paletta. Sì, l'ho notato. Ok. Per quanto riguarda Francesca, mi piace molto l'idea dell'orsetto gommoso. Però metterli uno sopra l'altro di varie dimensioni perde un po' l'idea del se sono orsetti gommosi sono tutti uguali. Premierò l'idea di Riccardo. Grazie. Voto decisivo, come al solito, Lavinia. Tra un po' rimescoliamo le carte così da non sentire la pressione addosso. La coda mi ricorda quella di Megara di Hercules. Non so se avete presente. Quindi voto a Rick. Quindi prossimo tema era bluff. Abbiamo fatto tutte e due la scogliera. Tu sempre le vignette del... Io sempre la settimana enigmistica. Signori della settimana enigmistica, sappiate che Se c'è un posto Se c'è aperto un lo posto aperto, riempiamo. esatto. Abbiamo fatto speculari praticamente. Uno È da una vero. parte, uno dall'altro si incontrano. Nel mio caso io mi immaginavo questo ragazzo, no? Che per far colpo sui suoi amici impressionati dice guarda mi butto. Ma in realtà aveva architettato tutto. Sotto c'è un... Sì, ma guarda che si butta qui e poi rimbalza, No, Io non ti ma- voglio dire. Che cosa? È pericolosissimo. Sì vabbè, il bluff è questo. Do un punto a Rick perché mi dà l'impressione che quell'omino stia saltando troppo lontano e non sta... Voterò Francesca per un motivo specifico, ovvero c'è un meme in cui c'è quest'auto che parte fortissimo e vola in cielo, che a me piace molto e il disegno è identico. È quello del fumetto di Riccardo. Guarda. È uguale. La stessa auto, inclinata nello stesso modo. La stessa targa. Certo. Nel caso, ricordo, se volete leggervi gira questa pagina, lo trovate sul nostro store, link in descrizione o in ogni Feltrinelli nella sezione comics. E di nuovo la vigna, l'ago della bilancia. Ragazzi, sto iniziando a sentire la pressione. Voto Rick in questo caso per il semplice fatto che il suo personaggio è palesemente un deficiente. Per essere il salto qui e lui qui, la curva dovrebbe essere tipo così per farcelo capire. Guardate ragazzi! L'ultimo tema di
questa seconda tranche è Bad Dog. 3, 2, 1. Allora, nel mio caso mi sono immaginato una mano divina che dice cattivo cane, è un cane gigantesco che ha distrutto una città mentre tutti vanno a fuoco. La mia è soltanto un cane con della carta igienica, mentre il tuo ci hai messo la componente divina, quindi hai vinto praticamente. Ma perché dici già così? Quando io penso che il tuo sia un bel disegno rispetto al mio, dico è proprio un bel disegno, mi piace questo, invece tu dici hai vinto. Come cane preferisco il tuo, Fra, ma la tematica, tutto quanto, il disegno, il tema è quello di Riccardo, da il mio voto a lui. Un cane con tipo l'aureolina, le alette d'angelo, che ci è rimasto malissimo di quello che ha fatto, e quindi sono triste per lui, e quindi voto Francesca. Ma che ragionamenti del La cazzo. penso come Conrad, do il mio punto a Fra. Ha l'aureola, le ali eccetera, perché non esistono bad dog ma solo bad padroni. Wow. Se qualcuno vuole rivalutare il proprio voto. Terza tranche, 22esimo giorno, la parola in questione è haste, rapina. Però prima pescate il prossimo. Ok, imprevisto. va bene. Vai. Disegnalo come se fosse un anime. Poi No! tutti questi imprevisti sono stati presi dai video che abbiamo fatto insieme nel corso del tempo. Li trovate tutti quanti in descrizione se volete recuperarveli. Questo sono proprio in alto mare. Meno male, meno male. 3 secondi, 2, 1, stop. Si parte immediatamente con il 23esimo che è booger, che vuol dire caccola. Stop. Prossimo tema, fairy, ovvero fata. Parte subito il timer. Finito il tempo, stop a questa terza tranche di disegni. La prima era haste, 22esimo giorno, rapina. Vai. Ok, come se fosse un anime. Ma stiamo a fare gli stessi disegni. Ci sono io che dico Antonio fermo, devi fare il 14esimo giro di modifiche. E lui che palle, basta lavorare. Che palle. E lui che frega tutti i soldi. Invece io all'inizio doveva essere Lupin, una sorta di reference, ma non ce l'ho fatta, quindi è semplicemente un ladro che scappa dalla polizia. Voto Rick solo perché mi ha riportato la mia infanzia con Napposai che rubava la biancheria intima. Non avete colto proprio l'anime? È difficile cogliere l'anime in 5 minuti. Quello di Francesca mi sembra un po' più cartone animato, che è ciò che si avvicina un po' di più a un anime. Voterò Francesca. Voterò il disegno che mi piace di più ed è quello di Francesca. Quindi siamo 3 a 4. Recuperando. Sta recuperando lenta e inesorabile. Booger, caccola. Ah, ecco il nostro rider. Ho cercato di giocarmela un po' sull'idea di queste caccole che vedevano il dito e vedevano ecco il nostro rider. E tu hai fatto la caccola che è un genio bugiardo. Il genio delle caccole. Il genio delle caccole. Mi sono immaginato questa caccola mentre lui dorme. Perché spesso, capito, uno capita che sta così dormendo e tipo e sente che c'è questa caccola, no? E allora si strofina il naso per scaccolarsi, ma strofinando il naso cosa esce fuori? Il genio. Dai, così ha senso. La retorica. Mi piace anche il disegno di Francesca perché c'è questa prospettiva dall'interno, quindi si entra un pochino anche nel vivo delle caccole. In first person booger. Quindi il mio voto va a Francesca. Preferisco votare l'effetto sorpresa del disegno di Riccardo. Sorprendente. Mi ricordo che mentre i ragazzi disegnavano, la prima cosa che ho pensato è stata Francesca vince a mani basse, e quindi riconfermo questa cosa e do il punto a Fra. Sorprendente. Ok. Signori della settimana enigmistica, sono molto spiritosa. Fairy, quindi fata. Io ho fatto Kama, fatina dei denti, e dice mi avevano detto che così avrei potuto adescare le minorenni, e invece si ritrova sotto un bicchiere. Perché dovrei adescare i minorenni con un dente gigante? Perché tu sei la fatina dei denti, a fatina dei denti va dalle bambine. Ma lì che cosa a prendere stiamo i dentini. facendo? Ci dissociamo tutti. Cioè, No, non proprio tutti. Ho iniziato, sembrava Kama, ho detto vabbè andiamo avanti. comunque, se posso dire, queste qua invece di essere delle alette mi sembrano i capelli che escono da qua. Tipo Yachi Mishima, no? Che fa fu. Riccardo ha fatto un bellissimo disegno che secondo me se avesse avuto più tempo l'avrebbe sviluppato veramente bene. Ma non conta un cazzo. Tanto ci sei tu che adeschi le minorenni e questo ti fa ridere. Ti sei meritato il voto per l'audacia nella spiegazione. Cercherò di cancellare dalla mia memoria quella
la vignetta e per tutto il resto il disegno andrà benissimo. Quindi Va bene. Francesca. Guardando il disegno di Francesca, in realtà, ok, a parte Kama, mi rendo conto che è una fatina dei denti perché me l'ha detto, mentre quella di Riccardo è palesemente una fatina. Il mio punto va a lui. E allora si sta andando in questa direzione. Sorprendente. Ma prima di continuare questa sfida estenuante, io direi di lanciare il momento che tutti voi stavate aspettando, e cioè il momento dello sponsor. Già, il momento dello sponsor, non fate quella faccia! Stavamo tutti aspettando. Godetevelo! Tutti. Problemi di diarrea? Compra il cosino per coprire la tua Apple Pencil in tanti fantastici colori. Da quando ho comprato il cosino per coprire la mia Apple Pencil, la mia vita è cambiata da così a così. Certo, sì, ok, ho ancora problemi di diarrea, ma almeno adesso posso approfittarne per disegnare senza che la penna mi scivoli dalle mani. Il grip sulla penna è molto più meglio ed è molto più comodo da maneggiare. Cosino per coprire la Apple Pencil. Non risolve la diarrea, ma almeno puoi disegnare. Le prossime 3 parole, quindi la quarta tranche, si parte con tempting, allettante, seducente. Per favore, Fra. Allora, pescare un nuovo imprevisto. Disegnalo come eroe o mostro fantasy. Perché hai messo tutte le sfide più difficili? Davvero pensavi che vi avrei fatto fare qualcosa di facile? Parte il timer, attenzione, brividi. Chi avrebbe mai pensato che Francesca mi avrebbe visto in quelle vesti? Non sai che è esattamente come ti vedo? Stop, si passa al prossimo tema che è ego. Il terzo tema, che corrisponde al 27esimo giorno, è snack. E vi dico, con snack potreste anche pescare. Un imprevistino. Vai. Disegnalo natalizio. Oh cazzo. Stop, perché adesso parte una nuova votazione. Tempting. In versione fantasy però. Ah, carino. Vabbè, nel senso è riferimento a Gollum, che Sì, sì, come sì. personaggio fantasy credo sia proprio l'emblema della tentazione, cioè dell'essere tentato di... Allettato. E io ho fatto una sirena. La tentazione che però in realtà poi ti porta nelle sue braccia. A tubo. Non sei mai stata brava a fare le cose spaventose, ma questa faccia qui è abbastanza spaventosa. Ti ringrazio. Uno mi sembra più quasi a tema creepy, non mi dà una sensazione di qualcosa che mi alletta, mentre Gollum sì, dico Rick. Mi piace molto che tu abbia scelto proprio questo come personaggio da disegnare. Grazie all'imprevisto voto te. Grazie. Grazie. Il disegno di Riccardo secondo me rappresenta meglio sia l'argomento dell'Inktober sia l'imprevisto, quindi voto Rick. Rick si porta con questo disegno in parità con Francesca. Prossimo tema invece era la parola ego, 26esimo giorno. Cioè è uguale. Sorprendente. Chi ha un ego smisurato si guarda e si compiace davanti allo specchio, e lui si compiace davanti a niente perché è un vampiro. E invece io ho proprio pensato, vabbè, è un tipo che si riflette. Ti è uscita proprio bene la prospettiva di questo... Tipo che si riflette. L'ego e la vanità sono due cose differenti. La vanità è piacersi, l'ego è quando uno vuole essere al centro dell'attenzione. Qui mi rappresenta forse un po' di più la vanità. Visto che avete fatto tutte e due la stessa cosa praticamente, voto quello che mi sembra disegnato meglio ed è quello di Francesca, che effettivamente ha fatto un bel disegno. La questione dell'ego ce lo vedo più in Francesca. Sembra che, ok, sta per uscire da qualche parte e vuole essere perfetto per essere al centro dell'attenzione. Trovo il disegno di Francesca veramente molto bello e il mio punto va Visto che a Fra. dici sempre i disegni da schifo. Il problema è che io so disegnare soltanto le cose che ho effettivamente cercato di imparare a disegnare, e una volta mi sono messa a imparare a disegnare i profili, fine. Prossimo disegno riguarda il tema... Però aggiungi il punto. Hai ragione, sì. Chi l'aveva? Francesca. Ok. Prossimo disegno, snack, che comprendeva anche l'imprevisto disegnarlo in modo natalizio. Vediamo.
vediamo. Ok, si è appena mangiato Babbo Natale? No, è un elfo e quindi è andato a fare uno snack. Perché ricordiamolo, al Polo Nord potrebbero esserci degli animali, l'orso polare per esempio. È molto bellina la tua idea. Io sono stata un po' più sul semplice. Infatti ho pensato all'omino di panni e zenzero perché è cibo natalizio, fine. È uguale identico a quello di Shrek. Ma il mio è più corto, vedi? Il disegno mi piace di più come ha reso la sensazione di snack Francesca, però l'idea di Rick mi piace di più. Il mio voto lo do a Rick. Sono simpatico. Mi piace un sacco come entrambi associati al Natale, la morte e la distruzione. Voterò Francesca. Mi piace molto che tu abbia scelto proprio un cibo tipico del Natale. Ti premio visto che hai sia idea che esecuzione. Io? Sì. Mi sento di premiare l'idea di Riccardo. Mi piace il fatto che ci sia un piccolo cadavere dietro, che è un po' macabra come cosa. Confermo che Rick doveva vincere perché è bellissimo. Però devo fare una critica. Sì. Questo è il cappello di Babbo Natale. Il cappello degli elfi è diverso, c'è il ricciolino. Sì, è vero, c'è il campanello e a ricciolo alla fine. Chi ti dice che la scia di snack non continui dentro questa casa? Siamo arrivati all'ultima tranche dell'Inktober, siamo addirittura d'arrivo questa volta, però, visto che i giorni sono 31, la chiusura sarà di 4 disegni anziché di 3. Il prossimo tema è camping, 28° giorno. I disegni sono numero pari, quindi ci potrebbe essere un pareggio. Ho smesso di disegnare bene, sinceramente. Il disegno non è tutto, anche l'idea. l'idea può fare la differenza a volte. Stop. Si passa al prossimo e il prossimo tema è UOUH-OH. Perché? È quello il senso, quindi. Sì, oh. sì, credo sia quello. Che cacchio. Non lo so. Stop al timer, vi lancio la prossima parola, la 30ª, che è gear, ovvero ingranaggio oppure anche equipaggiamento. Per questa 30ª si potrebbe tipo, non so, pescare. Un imprevisto, sì, Dio. ok. Disegnalo come logo di un'azienda. Bello! Oh, cavolo. Oh cacchio. I've been coming up hot for a minute. Everybody know the drop when I'm in it. I drop the top when I'm in it. Everybody know the drop when I'm in it. Yeah, I go so everybody know I'm Stop al televoto, non ci fermiamo, passiamo subito al 31esimo e ultimo tema, farm, ovvero coltivare, fattoria. Francesca è avvantaggiata perché ha giocato per mesi e mesi a Stardew Valley e lei capisce bene cosa voglia dire essere una fattoriera. Essere una fattoria. Questo è l'ultimo? È l'ultimo Ma tema. che sollievo. È l'ultimo tema? Sì. Cioè, sono entrato in trance fino in questo momento? Sì. Sorprendente. Cavolo, questa è l'ultima e sarà la più difficile da votare, già lo so. Tosta. Stop. Si può dire ufficialmente concluso l'Inktober. Linktober. 2022. Ma non ancora la guerra. Siamo 6-6, siamo pari. 4 disegni, 4 punti da segnare. Vediamo come andrà. Vai, Quindi, si prima parte parola. immediatamente. Ho puntato tutto sull'idea io, eh. Io adesso non sto più ragionando in maniera lucida. Ok. 28esimo giorno, la parola era camping. Oh, bello. Complimenti per aver vinto le elezioni. Vuole prendere una boccata d'aria? Io ho immaginato camping come camperare. E ho immaginato questa ipotetica scena dove c'è il presidente che ha appena vinto le elezioni e lo stanno adescando in una trappola. Io invece ho pensato a Kama che ci porta a fare un campeggio in modo totalmente fallimentare, nel classico modo quindi in cui Kama ci porta a fare le cose. Quindi questi siamo io e te arrabbiati. Mentre c'è una pioggia di meteoriti. Esatto. Voto l'idea di Riccardo perché hai dato un'idea di camping che effettivamente è un po' inusuale
casuale, camping, campeggio, però effettivamente vuol dire anche camperare. Quello di Francesca oltretutto è molto verosimile. Voi avreste fatto esattamente quelle facce, ma io sarei stato felice. Detesto i camper nei videogiochi, ma l'idea è effettivamente molto carina, quindi devo votare Riccardo. Allora io do il mio voto a Riccardo per lo stesso motivo. Mi piace il fatto che abbia elaborato il disegno in maniera diversa rispetto a come ci saremmo aspettati normalmente. Ma poi siamo tutti nudi. E vabbè, quello è un dettaglio. E questo è un altro dei motivi per cui siamo arrabbiati e tu felice. Ok, quindi 7-6, ma non è ancora detta l'ultima parola. Prossimo tema, 29esimo giorno. Ma avete messo l'uva nel microonde? Ma sono 2 mele giganti. È un microonde molto piccolo. Se metti 2 chicchi d'uva nel microonde Fai il plasma. generi il plasma. Non lo fate, No. ma googlatelo. E invece il tuo è veramente carino. Avete fatto entrambi due cose pericolose, ma in maniera diversa. Nel mio caso mi immaginavo il tipo, ehi, zitto, sveglierai la bambina. La bambina si è svegliata. Oh. Mi verrebbe da dire più in quello di Rick, onestamente. Sì, do voto Rick. Confermo quello che dice Gama e voterei il disegno di Riccardo. Quello sembra letteralmente io la mattina quando sono i lavori con i trapani. E Conrad! Poi tra l'altro l'ombra va bene. Ormai non c'è neanche più bisogno che tu completi le frasi, già le so. Mi fa un sacco ridere immaginare questa bambina microscopica con un coltello che va e spacca tutto. Quindi punto a Rick. Attenzione, It's dangerous. Se Francesca riuscirà a fare altri 2 punti, io non avrò la mia vittoria. Ma se Francesca dovesse perdere anche solo una dei prossimi disegni, Allora sì. Lo scopriamo subito. 30esimo giorno, il tema è gear. Entrambi avete scelto di disegnare un ingranaggio. Dovevate disegnarlo come se fosse un logo secondo l'imprevisto. il tuo è bello. Anche il tuo è bello. Dico ancora Rick perché quello di Fra è proprio un brutto logo. Wow. La cosa che stona tantissimo è quell'ingranaggino sopra la G. Sbilancia tutto. Perdonami Francesca. Allora, io dirò voterò Francesca e per un motivo. Il tuo logo mi sa È proprio un brutto logo. videogioco in cui devi costruire le cose. Forse quell'ingranaggio non l'avrei messo proprio in cima, magari un po' di lato per dare un po' di equilibrio. Però mi piace molto, quindi voto te. È proprio un brutto logo. Nel caso di Riccardo non riesco proprio a vedere gli ingranaggi. Io ho avuto un po' di problemi. Sembra in realtà un girasole su Minecraft. Oddio, sai che sembra a me sembra un Digivice. Ma che cos'è un Digivice? Cos'è un Digivice? E vedi Digimon! E vedi che era dei Digimon! È come dire, sembra un Pokédex. È dei Pokémon. Darò il mio punteggio a Francesca, perché tra i due secondo me è quello che rappresenta un po' meglio la parola ed è sicuramente più riconoscibile. Cacchio, proprio l'ultimo. Ce la dobbiamo giocare così. Ultima. 31esimo giorno, la parola è farm. Vediamo cosa hanno fatto. Natura morta. Carino. Ho cercato come posso fare a fare in maniera tale che piantare sia in modo non convenzionale, è un'idea carina. E quindi c'è il girasole che sta piantando a suo modo. L'ha già trovati poi piantati in realtà scavando. Il mio è una fattoria. A un certo punto è sbucato un Diglett. Unexpected. I Diglett non sono dei Digimon, Kama, ma della classica serie I Gormiti. Dove c'è all'interno il Diglett Device. Esatto. Mi piace il disegno di Fra, rispecchia di più la parola. È bella però l'idea di Rick, dico Fra. Io vorrei votare tutti e due. In uno c'è letteralmente un fiore tipo umanizzato che sta piantando un morto, cioè sembra fatto apposta per me. Quell'altro è una fattoria con un Pokémon, sembra fatto apposta per me. Se non li votassi tutti e due sarei un ipocrita. Quindi li voto tutti e due. E invece sei un paracadute. Lavinia, in ogni caso è sempre tutto su di te. Nonostante l'idea mi piaccia molto, mi piace molto anche quella di Riccardo, che ha fatto qualcosa di diverso e pertanto si conferma vincitore anche con il mio ultimo punto. Quindi questo è un pareggio, quindi sono un punto per entrambi? Esatto. Ste regole così cambiate all'ultimo rendono anche questa vittoria insipida. Hanno fatto tutti come volevano. C'è tutta sta fatica per avere questo. Almeno per questa volta sarà ricca a pagare gli stipendi, così ognuno avrà quello che si merita. Ciao! Sorprendente.